Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale YouTube Silky Bunny. In questo video vi faremo vedere come realizzare delle mascherine personalizzate e con la tasca per il filtro. Tra i vari stili possibili vi mostriamo il nostro modello con le scritte realizzabili a mano o a macchina. Per una personalizzazione più originale siamo a vostra disposizione per crearne di nuove con fantasie stampate o patch ispirate a videogame, anime, artisti o film. Ma perché è importante personalizzare? Perché ci teniamo? Ragazzi, parliamoci chiaro, la mascherina è diventata un indumento essenziale da portare in ogni occasione fuori casa. Quindi è bello renderla personale per esprimere noi stessi, ma anche per sentirci a proprio agio. Vi lasciamo in descrizione i nostri contatti social e la mail per qualsiasi domanda o informazione sulle mascherine. E adesso via col tutorial! Prendiamo un foglio di carta, iniziamo a disegnare il cartamodello e tracciamo il contorno della mascherina, facendo un quadrato alto 14 cm e lungo 20 cm. Segniamo poi la metà della lunghezza, in questo caso 10 cm, sia sopra che sotto, che sarà il punto dove andremo a disegnare le nostre pens, larghe 3 cm in corrispondenza della metà, quindi 1,5 più 1,5 e lunghe 3 cm. Adesso andiamo a tracciare il lato della mascherina. Scendiamo quindi 3,5 cm dall'angolo in alto a destra e ripetiamo la stessa cosa sotto. Andiamo poi a unire i punti della pens con il lato della mascherina che abbiamo appena tracciato. Ripetiamo questa operazione dall'altra parte e avremo quindi la nostra mascherina che sul lato misurerà 7 cm con lo scarto di 3,5 cm come vi mostro nel video. Uniamo di nuovo il punto della pens con il lato, sia sopra che sotto. Ed ecco come si presenterà il cartamodello finito della mascherina. Successivamente andiamo a disegnare il margine di cucitura necessario per la confezione, di 1 centimetro tutto intorno al cartamodello con un altro colore. Io in questo caso ho fatto col rosso. Vi lascio segnate le grandezze per la mascherina da adulto. E adesso andiamo a tagliare la carta. Prepariamo il cartamodello della fodera utilizzando quello che abbiamo appena disegnato. Sul lato sinistro segniamo 5 cm posizionando il righello in questo modo e tracciamo una linea che ci servirà per dividere in due parti la fodera. Pieghiamo il cartamodello lungo la linea appena tracciata, prendiamo un altro foglio di carta, mettiamo gli spilli e ricopriamo le linee tutte intorno. Nella parte piegata allunghiamo le linee di 2 cm perché questo ci servirà per sovrapporre le due parti della fodera. Uniamo i due punti e ricordiamoci di segnarci i punti di riferimento delle pens come vi sto facendo vedere, sia sopra che sotto. Poi andiamo a ricopiare la parte sinistra della fodera prendendo il cartamodello precedente. Lo fissiamo con gli spilli in questo modo. Ricalchiamo tutto intorno e allunghiamo i lati di 2 cm. Segniamo le prime due tacche che ci serviranno in confezione come segno di appoggio della fodera destra. Infine segniamo i due estremi della fodera sinistra e li uniamo con una linea retta. Togliamo gli spilli e abbiamo ricavato quindi la fodera della mascherina parte sinistra e parte destra, con il margine di cucitura già inserito. Tagliamo tutto intorno e andiamo a vedere come posizionarlo sulla stoffa. Questo appena realizzato è il cartamodello con le misure per adulto. E questo invece è il cartamodello con le misure per bambino. Posizioniamo il cartamodello della mascherina sul nostro tessuto con il dritto filo in corrispondenza della cimosa. Fissiamo tutto attorno con gli spilli e andiamo a tagliare a filo. Mettiamolo da parte e prendiamo il cartamodello della fodera posizionandolo sul tessuto sempre seguendo la cimosa. Mettiamo gli spilli e andiamo a tagliare. Prima di togliere il cartamodello dobbiamo andare a tacchettare con le forbici i punti che precedentemente abbiamo segnato sia sulla fodera sinistra e sia sulla fodera destra. Per quanto riguarda la parte finale della pens, non possiamo usare la forbice in quanto si bucherebbe il tessuto, quindi usiamo lo spillo su tutte e due le pens. Sfiliamo il cartamodello tenendo lo spillo sempre inserito e poi con ago e filo di un altro colore diamo un punto per segnare la pens.
Le tacche vengono unite e servono a individuare il punto di partenza della nostra pens. Il punto che abbiamo fatto con il filo colorato invece ci indica la fine. Questo infatti è il risultato finale della pens cucite. Una si appoggia sul naso e l'altra sul mento. In questo modo avrete un modello di mascherina che si adatta alla forma del viso. Vi lasciamo scritte le misure delle 3 taglie uomo, donna e bambino. Ora passiamo alla confezione a macchina. Per prima cosa uniamo le tacche delle pens e per comodità le fissiamo con uno spillo. Andiamo sotto la macchina e cuciamo. Gli spilli servono per aiutarci visivamente con la linea delle pens. Partiamo a cucire con un punto di affrancatura iniziale e man mano togliamo gli spilli. Eseguiamo lo stesso procedimento su entrambe le pens, sfiliamo il filo colorato e il risultato è questo. Vi ricordate i 2 cm che abbiamo aggiunto nella fodera? Ci servono adesso. Mettiamo la fodera a destra, la più grande, sopra la fodera sinistra, la più piccola, facendo combaciare le tacche che abbiamo precedentemente segnato. Mettiamo lo spillo sopra e sotto e facciamo una cucitura a macchina per fissarle. Ed ecco come si presenta la fodera unita delle 2 parti con le pens e il sormonto e la formazione del taschino. Adesso fissiamo l'elastico sulla parte del diritto della mascherina a 1 centimetro dal margine. Mettiamo gli spilli su tutti e 4 gli estremi dell'elastico e ci assicuriamo che non si sia torcigli su se stesso. Facciamo una prova e controlliamo tirando verso l'esterno i 2 elastici. Se vi risulta così uguale al video, vuol dire che lo avete posizionato correttamente e possiamo procedere fissandolo a macchina. Adesso componiamo la nostra mascherina. Prendiamo le 2 parti e facciamo baciare il diritto della fodera col diritto del tessuto. Assicuriamoci che le pens si bacino perfettamente e le fissiamo insieme con uno spillo. Finiamo di mettere gli spilli tutto attorno e il risultato vi dovrà venire così. Dovreste vedere il rovescio della mascherina e il rovescio della fodera con l'apertura a destra. Andiamo a cucire a macchina dalla parte della mascherina a 1 centimetro tutto intorno. Iniziamo a cucire e facciamo sempre 1 o 2 punti di affrancatura. Andiamo piano e controlliamo ogni tanto che la fodera sotto non si arricci e che sia bella distesa. Come potete vedere abbiamo mantenuto il margine di 1 centimetro tutto intorno, come da cartomodello. Ora dall'apertura del taschino capovolgiamo la mascherina e con le dita ci aiutiamo a far uscire bene tutti gli angoli. La mascherina dal diritto si presenterà così e nel rovescio avrete il taschino per il filtro a sinistra. Come ultimo passaggio, se volete rendere la mascherina piatta, vi basterà fare una cucitura lungo il perimetro che si chiama impuntura e questo è il risultato. Ed ecco come si presenta la nostra mascherina finita e indossata. Questo modello segue perfettamente la forma del viso coprendo naso e bocca. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciateci un like. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao!